Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Capricorno. Quando c'è la sacerdotessa si parla di un momento di forte intuizione, è una carta che permette di guardare al futuro, diciamo al di là delle parti, se vogliamo. Parla anche di qualche cosa di nascosto, ma nel senso che gli altri non lo vedono, mentre la sacerdotessa sì. È come colei che capisce gli schemi di comportamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e per chi poi volesse approfondire c'è il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Anche di quello trovate il link sotto nella descrizione. Io in descrizione inserisco sempre i corsi, le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi eventualmente per delle informazioni aggiuntive mi scrivete un'email. Le previsioni del 2025 sono già online, sono 4 e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene ragazzi, queste carte sono enormi, quindi non le farò saltare, ma le scelgo io. Se volete potete anche skippare questa parte. Ok, vediamo che cosa vi tocca. Un re di coppe per partire, ragazzi, un 5 di pentacoli, il diavolo, il cavaliere di denari, la morte e un 6 di pentacoli. Beh, carte forti direi che ne avete, ragazzi? Ok. Allora, partiamo da questo re di coppe. Potrebbe essere un personaggio, quindi qualcuno vicino a voi, ma potrebbe anche essere la vostra attitudine. Andiamo a vederlo. Amanti e 8 di spade. Allora, il re di coppe per qualcuno potrebbe rappresentare la persona di interesse piuttosto che un capo, piuttosto che un padre. C'è qualche tema qui legato all'amor proprio, secondo me. Adesso lasciamo lì l'informazione, andiamo avanti, poi ci ritorno. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 9 di pentacoli e un cavaliere di spade. Il 3 di pentacoli di solito è una carta che parla di progettualità, di collaborazioni, e avendo anche questo 9 di pentacoli, qualcosa mi dice che potrebbe muoversi a livello lavorativo, un determinato progetto, una collaborazione, insomma, ho come la sensazione che
sarà proficua come progettualità, diciamo. Andiamo a vedere il diavolo. Un altro diavolo, wow. Il diavolo di solito parla di energia repressa, oppressa, di schiavitù, ma parla anche di potere personale. Datemi un'altra carta per il diavolo piccolo. La stella. Credo che qui non sia negativo il diavolo, anzi, perché queste due carte sono carte di sogno ed è come se vi steste avvicinando al compimento di un sogno. In questo caso il diavolo è il prendere il vostro potere personale. Non nego che per qualcuno ci può essere qualche tema legato al sentirsi schiavi, probabilmente anche considerato questo 3 di pentacoli, quindi se fosse un progetto dove dovete collaborare con qualcuno, c'è un minimo rischio di sentirsi poi un po' troppo vincolati, probabilmente. Fate attenzione perché il diavolo è una carta di ego, quindi ci può essere anche qualche obiettivo magari di tipo mentale al quale vi attaccherete. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, abbiamo la forza, 7 di spade e mago. Il cavaliere di pentacoli è un'energia molto molto lenta, prudente, e avendo tutte queste carte al contrario qualcosa mi dice, e avendo anche il 9 di coppe, qualcosa mi dice che sarete molto 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 poi ancora molto cauti nel prendere certe decisioni, ok? Qui abbiamo un 7 di spade, datemi una carta per il 7 di spade, 10 di pentacoli e imperatrice. Ci può essere qualche tema legato alla famiglia, legato a un gruppo lavorativo, come la sensazione che potrebbero cadere delle maschere, ragazzi. E infatti poi qui abbiamo la morte. Andiamo a vedere la morte. Matto, quindi una carta di fine e una carta di inizio. 2 di coppe, giudizio e 8 di coppe. Sembra quasi che qui possa o farsi sentire qualcuno dal passato o ricevere qualche notizia dal passato. Può essere che qualcuno riappaia dopo tanto tempo e ragazzi si inizi un qualche avventura, perché queste qui sono due carte che mi parlano un po' di romanticismo, se vogliamo, quindi potrebbe anche essere un'avventura romantica per qualcuno, che poi potrebbe anche trasformarsi in qualche cosa di più serio, eh? Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, che è una carta di forte, ho detto 6 di pentacoli all'inizio, no, è un 9. 8 di pentacoli. E 7, 8 e 9 di pentacoli, ragazzi. Sì, è come se il focus fosse dedicato, diciamo, o al lavoro o a qualche tipo di quotidianità. Qui con la morte ci potrebbe essere il taglio con vecchi schemi di comportamento, magari riconducibili al diavolo. Sapete che quando noi ci mettiamo in testa un obiettivo, non... Cioè, vediamo, cerco un esempio. Io mi metto in testa che voglio stare con quella persona lì, ipotesi, pinco pallino, e faccio di tutto per far sì che la cosa funzioni. E quando l'altra persona si comporta male, tendo a giustificare il comportamento dell'altra persona perché il mio ego ha costruito un film e non... Se io con questo 7 di spade facessi cadere la maschera, cioè mi rendessi conto che effettivamente è stata solo una mia costruzione cervellotica, avrei una caduta dell'ego, ok? Che sono i momenti che ci fanno soffrire. Quando si soffre, quando si piange, quando ci si sente tristi, è perché si sta vivendo un momento di separazione.
Quando invece ci si sente uniti con la fonte, l'universo, Dio, e diciamo che l'ego viene rimpicciolito a tal punto che è come se non si sentisse. Mm? So che sono discorsi un po' astratti, anche molto teorici, devo dire, però a livello energetico funziona così. Allora, ragazzi, andiamo a scoprire settore per settore come vi andrà in questo inverno 2025. Partiamo dai single. Qua devo dire che per i single potrebbero esserci una relazione importante. Sì, per qualcuno risale al passato. Se io guardo questo re di coppe con queste due carte, potrebbe essere una persona con la quale avete già avuto una relazione. Ovviamente non risuonerà per tutti questa cosa. Semplicemente se per esempio non volete far rientrare nella vostra vita la persona del passato, questo gruppo di carte io lo sento come qualcuno che dice basta, non ne voglio più sapere, andiamo avanti per la mia vita, creo nuovi obiettivi. Però devo dire che tutto sommato c'è la possibilità di incontrare una persona e vi dirò che le cose potrebbero anche andare più velocemente di quello che voi vorreste, nonostante avete questo cavaliere di pentacoli che vi fa tirare un pochettino indietro, perché qua avete tre carte girate al contrario e quindi è come se ci fosse una difficoltà a prendere l'iniziativa, a iniziare un certo tipo di percorso, a prendere una decisione. Comunque devo dire che in questo trimestre potrebbe nascere una relazione. Poi andremo a vedere nella primavera se sarà qualcosa di profondo. Per adesso è solo una relazione, una storia, una conoscenza. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora io qui devo dire che c'è una sorta di progettualità all'interno della relazione, come per qualcuno si tratta di comprare casa, andare ad abitare insieme, c'è come il voler andare avanti, voler concretizzare qualcosa. Voi avete un obiettivo in testa, tutte queste carte mi parlano di qualcuno che ha un obiettivo, un punto d'arrivo, un sogno, un desiderio. Attenzione a non rimanere intrappolati lì con la carta del diavolo, ma è come se vi dicessero che dovete lavorare per ottenere questo risultato. Avete anche la carta della sacerdotessa. Io ho la sensazione che voi sappiate quale sia la strada migliore per riuscire ad avere quello che volete. Ci vuole determinazione comunque, in questo caso. Per le relazioni che invece sono, diciamo così così, non ben definite, allora, ehm, credo ragazzi che qua ci sia come un rimescolamento delle regole, se vogliamo. Qualcuno di voi si impunterà con l'altra persona e dirà no, ascolta, allora se vuoi che ci vediamo, le cose devono funzionare così, così, così. Quando poi date gli ultimatum, date delle nuove regole, mantenete le regole, perché se date la regola e poi per paura di perdere l'altro non la rispettate, inizia la schiavitù, perché l'altro prende sempre più spazio e voi non fate rispettare le vostre regole, i vostri, come si dice, i vostri paletti, i vostri confini, non mi veniva. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, se siete disoccupati, devo dire che vi sento un po' abbattuti, sinceramente. Probabilmente anche voi non sapete più da che parte spedire i curriculum o a chi chiedere, però vi dirò una roba, una cosa. Credo che possa esserci la possibilità di lavorare. Ehm, allora, per qualcuno è un'azienda agricola, una fattoria, un qualche cosa che ha a che vedere o con l'agricoltura o con gli animali, soprattutto agricoltura. E vi consigliano di fare domanda nelle aziende familiari piuttosto che nelle multinazionali. Mm?
È come se avessi bisogno di trovare un ambiente lavorativo umano, cioè dove ci sia ancora un contatto umano tra le persone, dove non siate solo un numero. E questo sento che vi gioverà, vi porterà verso una nuova strada. Se siete ragazzi occupati, allora, se siete occupati ragazzi qua, fate attenzione a tutto quello che vi dicono, perché ho come la sensazione che stiano cercando di manipolarvi, di farvi fare cose che magari non sono di vostra competenza e quando voi, ehm, insomma, tirerete fuori il tema con i vostri capi e i vostri superiori, potrebbe essere un problema. Ora, dipende sempre da come voi vi ponete nei confronti degli altri, nei confronti del capo, ma io ho la sensazione che se andrete a rivendicare quello che è giusto, cioè guarda che quel lavoro lì sono 3 mesi che lo sto facendo io, non è di mia competenza, però continuo a farlo, se vuoi che continui a farlo mi dai un aumento di stipendio. Se vuoi che io mantenga questa responsabilità, mm, lo, diciamo, si deve ripercuotere anche sulla parte economica. E così facendo, ragazzi, qualche premio arriverà. Ok? Qui avete 2 volte il 9 di pentacoli, avete un 10 di pentacoli, avete la carta dell'imperatrice, avete comunque 2 volte il diavolo che è il potere dei soldi anche se vogliamo. E quindi ho la sensazione che se doveste chiedere qualche tipo di aumento di stipendio o aumento di ruolo potrebbe arrivare, ma dovete pestare i piedi, dovete andare veramente come un caterpillar. Se vi dicono aspetta, perché qui avete un 7 di spade al contrario e il mago al contrario, quindi è il diavolo, quindi non nego che qualcuno potrebbe essere manipolato effettivamente, cioè vi dicono sì sì sì, non ti preoccupare che dalla primavera quel posto lì sarà tuo e poi arrivati in primavera è il posto di un altro. Quindi cercate delle garanzie. Ok, allora se mi dai quel posto in primavera, ricomincio a fare quel lavoro in primavera, perché adesso non è di mia competenza. Ok? Cioè, mi viene da dire fatevi furbi, ok? Perché comunque il 7 di spade è una carta di furbizia, di qualcuno che è scaltro, ok? Quindi vi conviene, secondo me, giocare un po' a scacchi e pensare a quale potrebbe essere la mossa successiva del vostro, tra virgolette, avversario barra capo. Ci sono comunque dei progetti nuovi che potrebbero iniziare, eh? Ok, per chi è autonomo, allora io ragazzi qua devo dire che ci potrebbero essere dei nuovi contratti, potreste anche trovare collaboratori veramente grandi, cioè aziende grandi con le quali collaborare. Anche lì c'è il diavolo, fate attenzione a non farvi attirare troppo dal soldo, perché anche per voi, avendo queste 2 carte, ci potrebbe essere qualche sorpresa inaspettata. Se vedete che un risultato non arriva, o cambiate quello che state facendo per ottenere quel risultato, o lasciate perdere il risultato, andate su altro. Quindi se dopo un po' questa, diciamo, collaborazione diventa un po' asfissiante, sì, magari vi pagano molto, sì, magari è un buon cliente perché vi fattura milioni, milioni erano le lire, vabbè, 1000 euro, però appunto un discorso è fare la fattura, un discorso poi è prendere i soldi. Quindi piuttosto fate delle rate, non vi fate prendere per il naso, insomma, cercate di fissare delle date per riscuotere il denaro, perché tra il diavolo e queste carte qui potrebbe non essere proprio semplice. Però tutto sommato, ragazzi, se siete autonomi, vedo nuove collaborazioni anche con enti grossi, enti, società, multinazionali, roba grossa. Mm? Potrebbe per qualcuno esserci proprio un nuovo partner che inizia a collaborare con voi gomito a gomito, giorno dopo giorno. E ragazzi, devo dire che finendo con questo 9 di pentacoli e tutte queste altre carte, l'abbondanza è praticamente garantita. Il 9 di pentacoli è una carta di qualcuno che si gode quello che ha ottenuto. E questa carta qua è la stessa. Ok? Per quello che riguarda i progetti, allora ragazzi, sento che qualcuno ha un progetto molto ambizioso qui.
Però attenzione perché avete anche questo 8 di spade al contrario, la carta degli amanti al contrario, è come se avessi bisogno di uno spintone, di un aiuto, per certi versi non siete voi che avete bisogno di un aiuto, ma è come se avessi bisogno di abbassare l'asticella. Cioè, vi faccio un esempio, nel 2025 il vostro obiettivo è guadagnare 50.000 euro in un anno, 50.000 euro magari è utopico, cioè è troppo alto come standard, come risultato, scendete magari a 30, 35 più o meno, e poi per il 2026 andrete a 50. Cioè, si tratta di spezzare il risultato fondamentalmente, perché quando si parte con obiettivi troppo alti, un po' ci si scoraggia, non si trova il coraggio di andare avanti, infatti qui avete la forza al contrario, e poi ci si frustra quando non si vedono arrivare i risultati, ok? Quindi un pezzettino per volta. Moderate l'ego, mi viene da dire. Per quello che riguarda le persone intorno a voi, quindi parenti, amici, vicini, anche colleghi certe volte, ecco, qui ragazzi devo dire che potrebbe esserci qualche disarmonia, se vogliamo. Niente di preoccupante assolutamente, però è come se, avendo anche due volte il diavolo, vi sentiste un pochettino incastrati in qualche dinamica familiare piuttosto che di amicizia. Niente di preoccupante, ripeto, ok? Io credo che qui, cambiando il vostro modo di pensare, semplicemente cambia il modo di vedere le cose, di conseguenza anche la vostra percezione rispetto alle cose. Mm? Va bene ragazzi, penso di aver detto tutto. Andiamo a vedere. Comunque per tutti quanti, avendo questo 9 di pentacoli alla fine, ragazzi, si va verso un'abbondanza, l'indipendenza, premi, prosperità, denaro. Qui c'è la carta anche del lavoro. Ok, quindi soprattutto se siete senza lavoro, il primo trimestre del 2025 secondo me è un buon momento per trovare, per iniziare un nuovo lavoro. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, ragazzi. Wow, il completamento che è la carta del mondo. Uguante. Ve le metto qui allora. Allora, il completamento, rinascita, 10 di spade, la solitudine che è l'eremita e il 2 di bastoni che si chiama possibilità. È come se raggiungeste un certo tipo di risultato, di completamento, anche qui avete un 10 di pentacoli tra l'altro. Questo tipo di risultato vi dà la possibilità di chiudere, sono due carte di chiusura ciclo, di chiudere un capitolo della vostra vita, e attraverso un momento di introspezione è come se vi si aprissero più possibilità. Difatti questa è la carta che semina, diciamo ha già seminato e sta aspettando la raccolta dei frutti. Poi abbiamo l'8 di pentacoli che è qualcuno che mantiene con costanza, che controlla quello che sta crescendo, e poi abbiamo il 9 di pentacoli che è la raccolta proprio dei frutti, ragazzi. È una bellissima lettura, amici del Capricorno. Andiamo a vedere ancora una fatina. Trasmutazione, e lo sento molto collegato con questa morte e il 10 di spade. È come se ci fosse, questa carta è molto bella. Vedete che le fatine sono di diversi colori, se ci fate caso sono i colori dei chakra. Primo chakra, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. La trasmutazione è il far salire l'energia, trasmutare, trasformare l'energia bassa del primo chakra in energia alta del settimo chakra. Si tratta di far risalire la Kundalini. Vediamo, sto cercando una figura. Sì, comunque, primo chakra è qui, per chi non lo sapesse, e il settimo chakra è qua sulla testa, dove c'è la piuma, no? E quindi si tratta di far risalire l'energia per alleggerirsi, per alleggerire la vita, per alleggerire i pensieri, le schiavitù, insomma, per aprirsi delle possibilità. Io credo che qui ci sia da
elevare la vostra vibrazione. La sacerdotessa è colei che vede al di là. Quindi non fermatevi a vedere le cose nel primo livello, primo chakra, le cose materiali, ma andate oltre. Ok? Il primo è collegato alla materia, al corpo fisico, a tutto quello che si tocca, il secondo chakra è collegato alle emozioni e così via. Sono tutti temi che ho spiegato sia nella playlist gratuita dei chakra, sia vado un po' più a fondo spiegandolo nella parte degli abbonati e lì spiego anche come lavorare i chakra, come uscire da certe dinamiche che bloccano il chakra. Comunque, è una bella lettura, ragazzi. C'è un periodo di rinascita, è come se si concludesse un ciclo e si iniziasse un ciclo nuovo. Con la sacerdotessa vi invitano a guardare nel lungo periodo e arriverete con questo 9 di pentacoli alla fine del trimestre, quindi si parla comunque di abbondanza, di indipendenza, di qualcuno che sta bene da solo, che sta bene nel prendere le proprie scelte con la sua testa, che non ha bisogno di vincolarsi ad altri. È proprio forza caratteriale. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro oppure potete abbonarvi al canale. La parte degli abbonamenti è quella con le playlist lilla. Se voi entrate, i titoli dei video si vedono, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sostanzialmente sono più di 25 anni di studi olistici miei. Ho messo insieme tutto quello che è servito a me per evolvere e semplicemente lo ripropongo a voi in modo un po' più semplice, in modo anche un po' più concentrato, diciamo. Però diciamo che è stato fatto per accelerare il vostro percorso di crescita. Quindi per chi volesse uscire dal suo stato di vita o cambiare in meglio la sua vita, insomma il materiale ce l'avete lì. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!